Il peso del fallimento. In una società fortemente competitiva ed ossessivamente rivolta al successo, il sostantivo fallimento risuona tragicamente, come una macchia indelebile sulla percezione del sé, come un malsano spauracchio che può notevolmente indebolire e ridurre le prospettive future di un individuo se non ben indirizzato lungo un percorso personale più sereno e vissuto a prescindere dalle considerazioni degli altri. La differenza tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere ingenera insicurezza, insoddisfazione, frustrazione e quindi una crepa profonda nella propria autostima, se non ci si slega in modo salutare da meccanismi di mercato che ci pongono in una condizione di cronica concorrenza gli uni nei confronti degli altri. Come ci si può dunque sganciare da questi ormai diffusissimi e nocivi automatismi che vedono nel fallimento una pietra tombale che vanifica ogni progettualità futura e cancella ogni buon risultato del passato? Come si può dunque superare il senso di fallimento che ci attanaglia ogni qualvolta le nostre azioni non risultino aderenti a ciò che vorremmo e vorrebbero gli altri? Innanzitutto è necessario ricordare che il fallimento non esiste. Ciò che abbiamo raggiunto è soltanto una piccola parte inevitabile del nostro lungo percorso di vita, una tappa obbligata di un lungo viaggio che è la nostra esistenza e che, come ogni viaggio che si rispetti, prevede giorni di sole e giornate di pioggia, autostrade deserte e statali affollate, rettilinei cittadini e tornanti di montagna. Quelli che vengono definiti fallimenti sono esperienze, momenti di crescita interiore, evoluzione, sviluppo che ci permettono di affinare le tecniche per azioni future più efficaci. Impariamo dunque a sostituire il sostantivo fallimento con avvenimento, sperimentazione, conoscenza pratica, esercizio, prova, atti all'acquisizione di nuove abilità e perizia circa il nostro operare futuro. Godiamoci inoltre il percorso e non soltanto l'arrivo. Ciò che conta infatti non deve essere soltanto l'obiettivo raggiunto, bensì anche le modalità con cui lo abbiamo raggiunto. Provate infatti ad immaginare un team di lavoro impegnato in un lungo progetto lavorativo. Ebbene, c'è molta differenza nel portare a termine anche eccellentemente il compito facendo parte di un gruppo di lavoro sereno e vivace, compatto e onesto, che nel portarlo a termine all'interno di un gruppo di colleghi ombrosi e permalosi, invidiosi e maldicenti, dispettosi e ostacolanti. Cerchiamo dunque noi, per primi, di rendere il nostro ambiente professionale o comunque il nostro raggio d'azione il più accogliente e lieto possibile, limpido e sgravato da preoccupazioni, turbamenti, ansie e pensieri di natura fortemente pessimistica. Lavorare con passione, tenacia, atteggiamenti positivi che sottolineano i progressi e non le difficoltà permette dunque di godersi un percorso fatto di momenti piacevoli, sfide gradite ed anche attimi conviviali gioiosi, che non soltanto renderanno la nostra mente più attenta e accurata nello svolgere le sue mansioni perché non oppressa da tensione e stress, ma che anche porteranno a vivere il risultato finale, qualunque esso sia, con la giusta lucidità e saggezza, con animo leggero e appunto sereno. Ricordiamo inoltre che nessuno può e deve mai cambiare l'immagine coerentemente positiva che abbiamo di noi stessi, che nessuna critica o giudizio altrui rappresentano un calco della nostra realtà individuale. Noi non siamo ciò che gli altri rilevano. I giudizi degli altri sono lo specchio dei loro pensieri, del loro modo di interpretare la realtà, non la realtà stessa.
Le critiche sulle nostre capacità e propensioni non hanno un riscontro oggettivo circa le nostre reali competenze. Rappresentano soltanto una valutazione del tutto personale di chi le esprime. Nessuno dunque può determinare le nostre attitudini e ingegno, se non attraverso uno sguardo del tutto soggettivo, e dunque altrettanto nessuno può determinare i nostri risultati ed il nostro relativo futuro, se non attraverso una visione del tutto a prioristicamente soggettiva delle nostre esperienze di vita. Noi soltanto possiamo e dobbiamo dare la giusta direzione alla nostra esistenza, ricordando che siamo noi a scegliere il percorso ed una volta stabilita la rotta a procedere lungo il cammino, pronti a metterci in gioco con tutto il nostro immenso bagaglio di conoscenze. È importante inoltre ricordare che il passato non deve ripetersi obbligatoriamente e ciclicamente identico nel presente e nel futuro. Non dobbiamo mai rimanere legati ad eventi negativi e caotici del passato, nella consapevolezza rassegnata e vittimistica che sicuramente andrà sempre così. Rivivere costantemente ricordi dolorosi e tristi esperienze impedisce infatti di vedere con occhi sgombri da nuvole le risorse che si possono avere a disposizione nel presente. Rimanere legati morbosamente a percezioni infelici circa il nostro passato operato ci porta a cospargere di connotazioni negative anche tutto ciò che stiamo cercando di realizzare nel presente e di progettare per il futuro. Un atteggiamento ottimistico è decisamente maggiormente foriero di riuscita rispetto al concentrarsi sugli aspetti nefasti del passato o di svariate situazioni contingenti. Il saggio monito del bicchiere mezzo pieno è un ottimo esercizio mentale per arrivare a più ragguardevoli traguardi. Concentrarsi su se stessi è inoltre un obiettivo fondamentale che permette di vivere la presenza di altri avventori come un'occasione di convivialità alla stessa tavola, piuttosto che come l'inizio di una battaglia senza esclusione di colpi tra acerrimi rivali. Ciascuno di noi ha particolari abilità e predisposizioni che possono risultare utili e vantaggiose se si vede nell'altro un possibile alleato e non un nemico da battere. Dunque è maggiormente benefico evitare di ingaggiare duri scontri con chi abbiamo al nostro fianco o fa parte del nostro entourage, sia per eventualmente sfruttarne capacità e potenzialità per un fine comune, che per aiutare anche se stessi nel vivere con più serenità e pacificamente compiti e progetti. Il concentrarsi su se stessi però significa anche dare un importante risalto ai propri obiettivi, creando realistiche rappresentazioni della realtà che si vuol generare, della persona che si vuol diventare, delle emozioni che si vogliono sentire, delle sensazioni che si vogliono provare. Questo non comporta il vivere nell'irrealtà o il perdersi in ameni sogni ad occhi aperti, ma permette alla nostra mente di prefigurarsi situazioni concretamente possibili e vantaggiose, che, se già pensate, divengono più facilmente oggetto di attuazione pratica, attivando comportamenti, azioni e condotte atte ad arrivare praticamente all'obiettivo. Questo comporterà una piacevole sensazione di fierezza, di efficacia personale, che ci caricherà di ulteriore energia propositiva e ci permetterà di trasformare man mano la nostra esistenza lungo i binari da noi scelti. È però ovviamente necessario porsi obiettivi e traguardi realisticamente conseguibili, dando a se stessi e agli altri prospettive e tempistiche coerentemente raggiungibili, regole facilmente applicabili, valori moralmente ed eticamente accettabili,
Rimanere dunque ancorati alla realtà senza abbandonarsi a sogni chimerici consente sia di non perdere tempo che di non perdere di vista possibili e tangibili vittorie. Siate infine disponibili a rileggere ed eventualmente correggere azioni e modalità d'azione, cambiando, qualora ce ne sia bisogno, approccio all'obiettivo. Un atteggiamento onesto e leale è sempre alla lunga premiato, sia da collaboratori e colleghi che dal destino e dalle circostanze, poiché il saper riconoscere un proprio passo falso ed il sapersi riadattare a nuove e necessarie contingenze è una saggia e matura dimostrazione di rispetto, integrità morale, correttezza e soprattutto intelligenza. Einstein infatti ci ricorda che la misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario.